La Sartiglia d'Oristano est une des fêtes les plus anciennes de Méditerranée et d'Europe, transmise en continuité. Il s'agit d'une joute équestre et d'une course à l'anneau qui se passe pendant le carnaval en costume. Mais cette joute, donc, qui fait référence au monde chevaleresque du Moyen-Âge, est doublée aussi d'une fête printanière de la fin de l'hiver et du retour du printemps. En plus de cela, il y a un aspect initiatique, puisque le personnage principal de la course, qui s'appelle Succomponidori en sarde, ou bien Capocorsa, est aussi, qui est aussi au centre de la fête, est une sorte de dieu, homme-dieu, masqué, qui est censé donc ramener l'abondance, la lumière, le printemps, et donc dans cette fête propitiatoire. Cette fête, elle est, malgré sa longévité, est peu étudiée en dehors de l'Italie, voire en dehors de la Sardaigne. Il reste notamment à étudier le sens de cette fête, qui est pour la communauté et une ville tout entière, voire une région tout entière, très importante et très suivie. Je vous disais, en continuité depuis 500 ans, au moins. Oristano est la plus grande ville de la Sardaigne centre-occidentale. Elle est le chef-lieu de la plaine du Campidano, une plaine agricole riche. Mais aussi, dans cette région, on trouve des mines très importantes, les mines du Montiferro. On trouve aussi le plus grand, celui qui est probablement le plus grand gisement d'obsidienne de Méditerranée. En plus, Oristano est situé sur le golfe homonyme qui abrite un port naturel, lieu stratégique en Méditerranée. Dans la zone d'Oristano, notamment au nord d'Oristano, où il y a la péninsule du Sinis, on a retrouvé les restes de civilisation depuis le néolithique. Il y a au moins 3 niveaux, en tout cas 3 époques. On a des sites mégalithiques très importants avec des tombeaux, un culte attesté de la déesse mère, et ensuite la civilisation nouragique qui est présente dans toute la Sardaigne. Mais il se trouve que juste à côté d'Oristano, on a un site qui est probablement un des plus importants sites neuralgiques de Sardaigne, où on a retrouvé des tombeaux avec des statues de géants, les géants de Monteprama, qui attestent du culte du héros et dont aussi la signification reste évidemment à étudier et sur laquelle pas mal d'historiens et des préhistoriens travaillent. Ces statues qui datent de plus de 1000 ans avant notre ère sont parmi les plus anciennes statues en 3 dimensions en Méditerranée. Vers la fin du 8e siècle, avant notre ère, les Phéniciens s'installent dans la péninsule d'Issinis et fondent une ville, la ville de Tarros. Une ville qui est une tête de pont en Méditerranée, entre la Méditerranée orientale et occidentale, notamment les îles Baléares. La ville de Tarros, importante, grande, qui à son tour se situe déjà sur des sites nuragiques, où on imagine probablement un mélange, on va dire, entre la civilisation préexistante et la civilisation punique. La ville de Tarros est en quelque sorte la ville plus importante de cette région avant la ville d'Oristano. La ville d'Oristano se développe après l'an 1000 lorsque Tarros est en déclin. On compte au Moyen-Âge environ 10 000 habitants à Oristano. C'est la capitale d'un territoire qui est un judicat, les judicats d'Arborée. Après la domination latine, après l'Empire, la Sardaigne a été divisée en 4 judicats. Des 4 judicats, les judicats d'Arborée est celui qui reste indépendant le plus longtemps, jusqu'en 1420, pendant tout le Moyen-Âge donc.
Et non seulement il est important, mais il est fort. Il est fort d'abord pour sa richesse, la richesse de son territoire. Il a sa propre armée. Il a aussi son propre code juridique. Oristano, donc, indépendante militairement et juridiquement, a son propre parlement et a sa propre charte. La Carta dei Logo, qui date de 1392, est donnée à la population par une femme, Eleonore d'Arborea, qui dirige à ce moment-là le judicat. Et cette charte constitue un des codes civils les plus modernes du Moyen-Âge. Il n'y a donc rien d'exceptionnel que la période du Moyen-Âge soit un mythe et soit importante du point de vue de la construction identitaire de la ville et de ses citoyens. Sulla storia della Sartiglia c'è tanto da dire, anche se sino a pochi anni fa la Sartiglia aleggiava nel mito. A Oristano tutti gli anni si parla di un'edizione della Sartiglia, arrivando a numerarla come 500esima, proprio perché è diventato un mito per la città di Oristano che fin dal 500 si svolge, ma oggi sappiamo che non è così. La Sartiglia di Carnevale è una delle sortias, una delle corse all'anello che si svolgevano ad Oristano e in Sardegna più in generale e comunque nel mondo iberico per celebrare eventi particolari. Era un torneo cavalleresco, un gioco cavalleresco ereditato da quella che era tutto il contesto cavalleresco che ha regnato nel periodo medievale. Nella città di Oristano le corse all'anello, le sortias, si svolgevano in tante occasioni importanti. Abbiamo vittorie di principi, intronizzazioni, abbiamo matrimoni reali che vengono celebrate con delle sortias. Il documento più antico che ci parla oggi di sortia, che ci è conosciuto per adesso, è una nota in un registro di consiglieria del 1547 che ci parla di una sortia, ma abbiamo una importante cronaca del 1722. Per la prima volta si parla di stella, quindi una sortia con la stella. Poi tra queste tante sortias che si svolgevano, una si è mantenuta ed era una sartiglia, poi è diventata sartiglia, una sortiglia organizzata nelle giornate di Carnevale, che per noi è documentata come prime fonti ai primi dell'Ottocento e che da allora si svolge ininterrottamente. I gremi quindi organizzano le sartiglie. Sì, i gremi sono una realtà importante anzitutto per la Sardegna. Parliamo di corporazioni, ma non sono solo corporazioni, sono anche delle confraternite che prendono il nome, perché di matrice catalano-barcellonese, di gremi. I gremi hanno come elemento catalizzatore quello del mestiere. C'è anche il rivolgersi a un santo patrono. E da qui il nome gremio, l'essere in gremio al santo, in grembo al santo, sotto la protezione del santo. Tra questi gremi, il gremio dei contadini e il gremio dei falegnami ad Oristano, rimangono in vita anche grazie alla Sartiglia, perché a loro è affidata, secondo la tradizione e secondo quello che conosciamo, questa Sartiglia carnevalesca, i contadini la domenica e i falegnami il martedì, e ancora oggi i gremi, questi due, si mantengono in vita anche grazie alla vitalità che la Sartiglia gli dà. La Sartiglia se déroule 2 jours entiers, le dernier dimanche de carnaval et le mardi gras, de façon quasi identique. Il y a en fait 2 fêtes qui font partie de la même fête. Pourquoi? Parce que chacune des deux est organisée par un gremio, c'est-à-dire une congrégation. Il reste aujourd'hui 2 gremi qui organisent, le gremio des agriculteurs et le gremio des menuisiers. Le gremio des agriculteurs organise le dimanche et les menuisiers organisent le mardi. Tous les cavaliers qui participent à la Sartiglia, aujourd'hui on en compte plus d'une centaine, sont des citoyens, ne sont pas des professionnels. Ce sont des citoyens qui se préparent dès leur jeune âge à faire la Sartiglia. Par contre, si tous les cavaliers participent aussi bien le dimanche que le mardi, le componidori, lui, et son entourage, on va dire,
change puisque nous avons un componitore pour chaque gremio qui est investi par le gremio chaque année de manière différente. On essaie de changer tous les ans. Il est intéressant de souligner que les deux gremi survivants aujourd'hui dans la Sartiglia, et grâce aussi à la Sartiglia en quelque sorte, représentent deux réalités différentes qui existent dans cette région et dans la ville d'Oristano. D'un côté, une réalité plus paysanne, hein, donc en dehors de la ville, les activités agricoles très importantes, et d'un autre côté, une congrégation plus urbaine, celle des menuisiers. Par ailleurs, la chapelle des menuisiers est située dans la cathédrale de Oristano, tandis que la chapelle des agriculteurs est située en dehors de la ville. Donc ces deux réalités sont intéressantes parce que justement elles sont complémentaires. La Sardegna si compone di momenti intimi e di momenti manifesti, di momenti pubblici. Oggi potremmo dire che è tutto pubblico, però c'è una distinzione da fare nel momento in cui la si analizza. Gli elementi più importanti di una giornata di Sardegna sono quattro. La vestizione del capocorsa, dei suoi componidori, la corsa alla stella, la corsa delle pariglie e la svestizione dei suoi componidori. Oggi sono tutti elementi pubblici, sono tutti elementi visibili dal popolo a cui tutti partecipano, ma non è sempre stato così. Gli elementi pubblici, le fasi pubbliche della Sartiglia erano la corsa alla stella e la corsa delle pariglie. La vestizione e la svestizione dei suoi componidori erano momenti molto intimi che avvenivano a casa del presidente del gremio, dove partecipava solo la famiglia del presidente del gremio. Immaginate piccole case, contadine, piccole stanze, 3, 4, 5, 10 persone, erano già tante, un cavallo che doveva entrare dentro queste case, quindi proprio era qualcosa di intimo. I momenti pubblici invece erano la corsa alla stella e la corsa delle pariglie, quindi la festa del popolo. Altro elemento importante è la distinzione tra corsa alla stella e corsa delle pariglie. Oggi le vediamo come due manifestazioni che si susseguono l'una all'altra in una normalità di Sartiglia, ma non sempre è stato così. C'è da dire che la corsa alla stella si svolge all'interno del circuito murato della città, nella parte nobile della città, nella via della cattedrale, quindi nel posto più sacro, nel posto più importante della città. E la corsa alla stella era quella fatta dai nobili, perché era il torneo è questo, il torneo cavalleresco. Poi, mentre i nobili torneavano e correvano la Sartiglia nel centro storico della città, all'interno delle mura della città, il popolo nei borghi anch'esso festeggiava compiendo evoluzioni acrobatiche sui cavalli, quindi la corsa delle pariglie. Poi nel momento in cui non c'è stata più distinzione tra nobiltà e borghesia, nobiltà e popolo, la Sartiglia è diventata un tutt'uno e questi due elementi sono diventati entrambe parti della stessa manifestazione. Si conclude come la Sartiglia? Con la svestizione. Il semidio torna sul suo trono e lì viene svestito per far ricomparire quel cavaliere che ha prestato a lui il giorno anima e corpo. La vestizione et la svestizione sont les deux moments qui ouvrent et qui ferment la fête et sont aussi les deux parties rituelles. On peut traduire cela par vestition et dévestition puisque en italien aussi on utilise le terme de vestizione pour, dans le domaine ecclésiastique, notamment lorsqu'on est investi de la prêtrise, ou on l'utilisait aussi dans les domaines de la chevalerie, justement, lorsque l'on devenait chevalier, on était investito. Rappelons que aussi bien la vestizione que la svestizione se passent comme des rituels, à savoir des cérémonies qui se passent avec des actions préétablies. Tous les ans, pendant le carnaval, la vestizione transforme un homme en Dieu fécondateur de la terre. Qui effectue ces rituels? Les êtres qui sont les plus proches de tous les rituels de passage, c'est-à-dire les femmes. Les médiatrices assurent
le lien entre l'humain et le divin, assure tout ce qui est de l'ordre du sacré, et aussi dans les moments clés de la vie, notamment la naissance et la mort. Celles qui habillent les Componidori sont elles aussi habillées en costume traditionnel. Il s'agit de jeunes filles, notamment elles devaient être vierges, comme des vestales, et elles sont dirigées par une dame plus âgée qui était soit la femme du président du gremio, soit une autre femme qui était nommée par elle, qui la représentait, et elle s'appelle en sarde, donc Massayedas pour les jeunes filles, et Massayaman pour cette femme qui dirige en quelque sorte la cérémonie. Nel gergo contadino l'uomo è chiamato massaio, cioè è colui che si occupa dei campi, si occupa del grano, si occupa di tutto quello che riguarda la natura contadina. Ovviamente la moglie del su massaio era la massaia, cioè la massaia non è altro che la padrona di casa. Sa Massaia Mana, cioè la moglie del presidente, detta anche prioressa, è colei che cura l'aspetto della manifestazione, da curare l'abito del capocorsa, curare quello che è l'invito per gli ospiti, quindi preparare i dolci, dagli amaretti alle ciambelle ai biscotti, preparare il caffè, offrire la vernaccia. Ecco, è la padrona di casa Samaya Yaman. Però non può fare tutto da sola, ovviamente, perché sono in tanti a partecipare a questa manifestazione, e si avvale della cooperazione delle Massayedas, che sono delle giovani ragazze che collaborano con lei. Sono loro che provvedono alla vestizione del capocorsa. E Samaya Manna sta giù e dirige tutto il rito. Ecco, Samaya Manna il compito è quello, durante la vestizione, curare il rito e preparare le Massayedas per questo. Come venivamo invitate?
Io da ragazzina ricordo che a mia madre vennero proprio a casa a chiederle in sardo, glielo dissero in sardo: Giovannica, mandasi sa viciochedda, dice Giovannica, mandaci la ragazzina che ci deve aiutare. E questo è stato molto carino, mia mamma è tutta orgogliosa, anche perché per loro ha rappresentato in tutti i casi qualcosa di sacro. È vero che era carnevale, si contraddicevano un po', sì, è una mascherata, però c'è anche una parte di sacralità. È chiaro che noi ragazzine ci sentivamo importanti, cioè il ruolo di essere Massaeda, ma lo è anche oggi, perché io vedo quanto sono felici le ragazzine di partecipare, di essere in prima persona, l'emozione. Tremano quando gli cuciono i nastri o il velo, ma perché? Perché effettivamente è un'emozione forte, è un legame che si crea tra il cavaliere e Sa Massaeda. Ieri forse lo era ancora di più. Un cavaliere che tremava, apparentemente stai bene, sto bene, però i piedi continuavano a tremare, io gli poggiavo le mie mani sui piedi mentre finiva la vestizione, proprio per dargli coraggio, fargli sentire la presenza. Quindi il rapporto è molto stretto tra le Massaiedas e il capocorsa, essa Massaia Manna, è proprio è quello che lo protegge, secondo me. Allora, la giornata inizia la mattina. Io personalmente vado come tutti a casa del presidente, lì arriva il capocorsa, ci sono i saluti, i baci, le prime lacrime perché la mamma lo saluta, c'è un po' tipo lo sposo che esce per andare a sposarsi e accompagnato dal gremio e dalle massaiede ci si reca nella sede della vestizione e lì avviene quello che abbiamo detto, cioè inizia il rito. Il rito inizia facendole indossare la camicia, coglietto, dopodiché iniziamo a mettere i nastri, un attimo di pausa perché il tutto avviene anche lentamente, anche perché anche i nastri vengono cuciti. Si inizia poi con i fazzoletti, formano una croce diciamo sotto il mento, in testa e poi sulla fronte. E lì inizia il momento prima della maschera, ok? E gli si offre una vernaccia, si incomincia a salutarlo, anche la mamma si avvicina, la solita lacrima di emozione e niente, gli si fa indossare la maschera che viene cucita, così come vengono cuciti i fazzoletti, si passa poi al tulle, si chiude, si cuce e poi il cilindro e in ultimo la camelia che tu hai adesso sul petto, è una di quelle che la rosa per il gremio di San Giovanni e quella rosa per il gremio di San Giuseppe. On connaît aussi d'autres rituels de vestition dans deux domaines. Par exemple, dans les domaines religieux, lors de la vestition des simulacres pour des processions. Des simulacres sont des statues généralement en bois qu'on habille pour justement les transformer, leur donner leur aspect divin en quelque sorte. Et là aussi, ce sont des femmes, pour la plupart du temps, qui assument le rôle d'habiller. Ce sont des congrégations de femmes, des associations, une sorte de société. D'ailleurs, c'était une opération que l'on faisait dans l'intimité, presque en secret. Enfin, il y a aussi des vestitions laïques, disons, dans des fêtes historiques comme la Sartiglia. Par exemple, la fête de la Bruna, qui est attestée au moins depuis 300 ans en continuité aussi, et qui se passe dans la ville de Matera le 2 juillet. À la fête de la Bruna, le personnage du général est aussi habillé, selon une cérémonie rituelle, par des femmes. La vestition de la Sartiglia è particolarmente riche aujourd'hui en chorégraphie et elle s'est même enrichie dans le temps. Adesso c'è tutta una coreografia studiata, si fanno le prove e devo dire che oltre che cucire eccetera la donna cura molto l'aspetto anche simbolico della vestizione, che è quello proprio di elevare la maschera da sotto verso sopra e portarla sul viso del capocorsa, che in quel momento diventa un'altra persona.
Una volta terminata la vestizione, rullano i tamburi, lì si fa festa, poi si fa silenzio, perché arriva il cavallo. Quindi quando arriva il cavallo tutti devono tacere. Lui gli parla, lo accarezza perché deve riconoscere il suo padrone, il cavallo, e poi va via col corpo riversato sul cavallo. Lui sale sul cavallo e esce da questa stanza. In origine doveva essere al buio perché ha un senso il giorno e la notte. Lui nasce un altro uomo e esce dalla porta della vestizione coricato sul cavallo, guardando, ed è la prima cosa che deve vedere è il sole, che rappresenta la divinità. Quindi lui esce e viene illuminato dai raggi solari, perché prima finiva la vestizione nel momento che il sole raggiungeva lo zenit, il punto più alto. Adesso si fa con l'orologio per praticità, per cose, ma prima no, prima era a mezzogiorno. Quando il sole dava il massimo, lui doveva uscire coricato all'indietro sul cavallo. E mentre esce, questo è un'aggiunta del cristianesimo, con i fiori benedice, fa come che fosse uno spersorio d'acqua santa, no? Benedice, però questa è una cosa che è stata aggiunta col cristianesimo, perché prima aveva al posto della spersorio un cesto di fiori, di petali, e distribuiva i petali, cioè inseminava il terreno. Infatti il gesto di inseminare si chiama arramada, che è il distribuire, versare i semi nella terra affinché la terra prenda i semi e li faccia germogliare, quindi sta inseminando la terra con i semi. E questo movimento si chiama arramada. Arramare vuol dire in sardo antico seminare. La vestizione et la svestizione, donc la vestition et la dévestition, sont deux aspects d'un même rituel en réalité. Ce qui nous intéresse ici, c'est justement la réversibilité du rituel, c'est-à-dire quelque chose qui est fait d'abord et puis défait. C'est une action qui est d'abord effectuée dans un sens et puis effectuée dans l'autre, de manière symétrique. À quoi correspond la logique d'inversion du rituel? Dans le carnaval, on peut dire que tout est inversion. On a une inversion de la nature, par exemple une nature hybride, humaine, animale, humaine, divine. On a une inversion de genre souvent, homme, femme, ou hybride aussi. On a une inversion du temps. On peut avoir une inversion sociale, les rois ou le paysan qui devient roi, et inversement. Donc tout est inversion dans le carnaval. Dans les rituels initiatiques, on assiste souvent à l'inversion de mort et naissance. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour renaître, il faut aussi mourir. Mircea Eliade parle d'un symbolisme de ce retour dans les rituels d'initiation lié à une vision cosmogonique comme séparation d'un élément originaire, matriciel en quelque sorte, d'une matrice. L'ethnologue André Marie, à son tour, parle des rites d'initiation en tant que retour en arrière. Une sorte de régression à l'utérus. Or, ce retour se fait souvent par justement une figure, une action ou un objet, quelque chose qui rappelle cette régression vers la prénaissance, vers l'utérus. Souvent, ces objets ou ces éléments sont des portes,
des couloirs. Ou encore, ça peut être symbolisé par exemple par le passage de l'ombre à la lumière, comme une naissance. Or, dans la vestition du Componidori, nous avons ces deux choses. Nous avons quoi? Un passage de l'intérieur de la maison à l'extérieur, nous avons le passage de la porte à cheval. Il ne faut pas oublier que le cheval est un animal psychopompe, c'est un transporteur d'âme et de mort, entre autres. Donc nous avons ce passage, nous avons bien sûr le passage aussi de l'obscurité vers la lumière du soleil, et puisque cela se passe dans le moment où le soleil est le plus haut de la journée, le soir, à la dévestition, cela se passe à l'envers, c'est-à-dire ce Componidori revient, il repasse par la porte. Et là, il y a un autre élément intéressant, c'est que il ne doit pas toucher terre, parce que c'est un tabou, et il passe directement du cheval sur la messita, c'est-à-dire la table où il y a eu la vestition, donc la transformation en Dieu, en quelque sorte, et après, là, il sera déshabillé. Or, ce passage, le fait de ne pas toucher terre, fait partie aussi, évidemment, de ce retour vers quelque chose qui est élevé, la table, qui ramène à une position céleste. C'est seulement une fois qu'il est déshabillé, qu'il a enlevé les masques et qu'il peut redescendre sur terre et toucher terre. Donc dans la Sartiglia, qui est à la fois un carnaval, oui, mais aussi une initiation, le personnage de ce Componidori est initié. Et en quelque sorte, il va faire ce passage entre deux mondes. Le matin, lorsqu'il passe de la messita sur le cheval, et il passe à travers cette porte, ce passage, et le retour, pareil, lorsqu'il repasse la porte, et il repasse par la messita sans toucher terre, pour redevenir un humain. La vestition des vestitions, ce double passage initiatique, n'est pas sans danger pour le Componidori. Si jamais il devait toucher terre, il devait tomber, on ne sait pas ce qui arriverait. Ça serait en tout cas de mauvais augure. Credo che forse è emozionante quando gli metti la maschera, lui altrettanto e forse di più al momento che lui praticamente passa da essere un dio a tornare il personaggio prima di indossare la maschera. Però è un'emozione che ti fa anche piangere quella, cioè da parte del capocorsa quasi sempre c'è la voglia di abbracciare qualcuno, in questo caso può essere Sama Sayamana, può essere la mamma, può essere... Perché questo? Perché finalmente, tolta la maschera, è andato tutto bene, la corsa è finita ed è un momento liberatorio quello, un momento liberatorio di abbracci, di applausi, perché, attenzione, quando lui rientra dalla corsa, entra col suo cavallo che lo ripone praticamente sul tavolo, il cavallo si avvicina al tavolo, lui scende lì, il cavallo viene portato via e dopodiché lì si scatena il mondo perché ci sono applausi, le Massaiedas, la prima cosa che provvedono a fare è togliere il cilindro, il velo e la maschera. La svestizione è la fine della battaglia, è la fine della tensione, della concentrazione, è il momento del ringraziamento, è il momento della condivisione ormai di una giornata ricchissima, ma è una giornata che si porta dietro settimane, mesi, anni di aspettative, di preparativi. Per il capocorsa significa la fine di una giornata che rappresenta la giornata di una vita probabilmente, la giornata della sua vita. E quindi quando rientri alla sede del gremio per la svestizione, questo corteo ormai all'imbrunire, la gente nella via che nei volti di tutti si vede che è la fine, sta finendo la giornata, I tanti cavalieri in corteo che accompagnano sui Componidori, già quello è un elemento importante. E quindi la gente che ti accoglie lì nella svestizione, l'altro passaggio delicatissimo di ingresso col cavallo nella sede per poterti avvicinare a Samesita, al tavolo, da dove poi tu devi appunto scendere dal cavallo direttamente sul tavolo, perché non puoi toccare terra. C'è questo tabù che anche questo accompagna le preoccupazioni dei suoi Componidori. Quindi il risalire a Samesita,
l'uscita del cavallo e il congedo del cavallo. Il congedo del cavallo è un momento importantissimo. Io ricordo perfettamente che chiesi al mio artiere di fargli fare un mezzo giro, mettermelo davanti e gli ho fatto 3 benedizioni, 3 croci, perché io dovevo ringraziare formalmente, ufficialmente questa cavalla che mi ha garantito la festa. Dopodiché si inizia col togliere gli indumenti e io ricordo perfettamente questi altri passaggi dove a uno qualcuno sorriderà, ho salutato pezzo per pezzo come me li toglievano i fiocchi, mi ricordo come mi hanno tolto il cilindro, le carezze su quel cilindro, come l'ho salutato. E poi la maschera che ti fa tornare Maurizio, perché Sucum Poedori è Sucum Poedori del gremio. Nei documenti del gremio noi non abbiamo nessuna attestazione dei nomi dei cavalieri, sto parlando dalla seconda metà dell'Ottocento in poi, non venivano registrati i nomi dei cavalieri. Anche questo è un dettaglio, perché? Perché quello è Sucum Poedori di San Giovanni e Sucum Poedori di San Giuseppe, non ha un nome, non ha un cognome, perché è il cavaliere designato del gremio a portare avanti la festa del gremio. La maschera in Sardegna ha sempre avuto una rilevanza molto molto importante, è legata un pochino anche a quello che è la religione, è parte anche della nostra cultura, cioè la maschera è l'oggetto che si usa per esorcizzare il male, per esorcizzare la fine appunto della brutta stagione, sta arrivando la primavera, quindi si va a seminare, quindi è il risveglio di quello che è la vita. Le maschere venivano fatte inizialmente dai falegnami, in genere comunque si usa o il ciliegio, il pero, perché sono i legni più duttili e quelli che più si prestano anche perché hanno delle venature molto, molto compatte, quindi anche alla scalpitura si prestano benissimo. Io le mie maschere le calzo tutte perché devo vedere se la respirazione funziona, se gli occhi vanno bene. Quindi capisco il capocorsa perché a differenza dei cavalieri che possono toglierla perché hanno l'elastico, lui no, lui ce l'ha cucita in faccia. Sucum Poedori se distingue des autres cavaliers par son habit et son masque. Le masque de Sucum Poedori est ancien, il est conservé précieusement par les gremi, car chaque gremio a son masque qui est légèrement différent. Les autres cavaliers sont aussi masqués, mais avec des masques récents, modernes, qui sont pour la plupart en résine et qui permettent donc une différence de fantaisie que ne permet pas celui de Sucum Poedori qui lui è traditionnel. Parliamo della maschera del capocorsa. Questa è la maschera del gremio dei falegnami, realizzata in legno, speculare a quella che usa ancora tutt'oggi il gremio. È molto simile come colori, molto simile, cioè è uguale come dimensioni e come peso. Mentre questa è l'altra maschera, la maschera del gremio dei contadini. Si distingue dall'altra per i colori e poi anche perché morfologicamente è completamente diversa, cioè questo è un viso umano, molto femminile, ha un bel labbro, i dentini in evidenza, le ciglia, quindi è molto, molto curata nei particolari rispetto a questa che è semplicemente abbozzata. Però questa è la maschera più storica, diciamo, in assoluto. E sbagliare un labbro significa buttare via 60-70 ore di lavoro. Questa non si può stuccare, non si può riprendere con lo stucco, questa qui deve essere così. Questa se io vado a togliere il colore c'è il legno vivo sotto. E questa resterà una maschera sempre viva comunque, perché il legno comunque è sempre un materiale vivo. Qui c'è l'evoluzione, i colori, il brillante, il lucido, perché comunque Sartiglia è anche il farsi notare, cioè il cavaliere deve essere bello, deve avere un bel cavallo, una bella bardatura, un bel costume, anche una bella maschera, quindi dei bei colori, un labbro che magari non è rosso ma è leggermente vermiglio, anche qui abbiamo le ciglia perché è un vezzo particolare. A Sartiglia anticamente le maschere erano o bianche truccate o bianche con la mascherina nera.
E quindi si fanno ancora, perché molti cavalieri piacciono questo tipo di colorazione, e poi ormai si fanno anche altri colori, perlati, sfumature, un po', sta diventando molto ricercata la cosa, perché tendono ad abbinare costumi, rosette, tutto in base, e poi di conseguenza anche con la maschera. Ho iniziato proprio con quello. E poi le ho fatte in ceramica, perché prima di farle in ceramica le ho fatte così comunque, negli anni '80. La maschera serve a far sì che l'uomo venga annientato, l'uomo non esiste più ma esiste su un pomodori, non esiste più l'uomo ma esiste il cavaliere è uguale a tutti gli altri. Quindi il cavaliere è il gruppo, un gruppo di persone che sono state scelte per adempiere a quel compito. Quindi non è più uno, ma è il gruppo. Ecco perché la maschera, perché nessuno si deve distinguere in mezzo a questo gruppo. Infatti, fino a pochi anni fa, nessuno sapeva chi fossero i cavalieri. Adesso no, c'è il nome, fotografie, tutti i divi, ma non è così, perché prima si scopriva chi era il cavaliere alla fine della rappresentazione, alla fine della corsa. Les masques, nous dit l'ethnologue Claude Gagnebet, n'est pas là pour cacher quelque chose. Au contraire, le masque est là pour le dévoiler. Qu'est-ce qui révèle le masque? Le masque révèle ce qui n'est pas visible, ce qui n'a pas de corps, en fait. Que ce soit âme, esprit, esprit des morts, esprit divin, le masque, en quelque sorte, recouvre ce qui n'est pas consistant. Tel un calque, le masque enveloppe donc d'un objet matériel ce qui n'est pas matériel. On peut se questionner sur la possibilité d'une continuité de l'usage rituel et de l'emploi rituel du masque. Nous connaissons les masques funéraires, par exemple, ou les masques même rituels de la civilisation punique. Il y a aussi dans la statuaire nuragique peut-être des masques. Qu'ils soient portés sur le visage lors de cérémonies, qu'ils soient reproduits dans des objets qui ont une valeur de porte-bonheur, ou encore qu'il accompagne les morts, le masque donc représente ce qui n'est pas là, représente l'absence. Dans les carnavals, nous avons en Sardaigne un des patrimoines les plus riches en masques. Il y a une variété incroyablement vaste de typologies de masques et aussi une survivance de ces masques. Nous savons que le carnaval sarde est un carnaval qui survit, qui vit très bien, en continuité aussi. Donc la présence du masque en Sardaigne est évidemment significative. Enfin, le masque de Sucomponidori est un masque beau. C'est un masque d'un dieu solaire, positif, qui représente donc la fécondité, l'abondance, la bonne saison qui arrive. Donc il a tout de positif. C'est un masque clair, qui est différent de certains masques plutôt sauvages ou plutôt noirs qu'on peut retrouver dans le carnaval. Comme l'a expliqué l'ethnologue Bachisio Bandino dans des études qui sont incontournables pour notre sujet, c'est-à-dire la Sartiglia, mais aussi le masque en Sardaigne, le masque n'est pas là, encore une fois, pour représenter. Le masque est un médium, en fait, entre l'humain et les divins. Avec Bandino, on peut même affirmer que le masque, même lorsqu'il est inséré dans une chorégraphie,
comme la chorégraphie de carnaval, dans un rituel, qui donne une temporalité, un sens, je vous disais, saisonnier par exemple, mais en réalité, les masques est doté de son propre temps. Il est en quelque sorte autonome. Et quel est le temps du masque? C'est le temps de l'autre. Le masque est l'autre, est ce qu'on ne voit pas. De même, le masque, et quand je parle de masque, je n'entends pas que ce qui recouvre le visage, mais aussi l'habit, est de l'ordre de l'expérience. Ce n'est pas, encore une fois, un déguisement, c'est une véritable expérience initiatique. C'est pourquoi il est intéressant d'entendre comment chaque componitore vit de l'intérieur cette espérienza. Io ho partecipato per 24 anni alla Sartiglia. È chiaro che il momento più alto è quando ho rivestito i panni del capocorsa. E sono esattamente 20 anni fa che io ho fatto il capocorsa. L'investitura, che sappiamo essere ufficialmente il 2 di febbraio, ma che arriva informalmente un po' di tempo prima. E io ricordo perfettamente quelle notti di fine novembre, dei primissimi di dicembre, quando in qualche modo si sa che le autorità del gremio vanno a nominare in segreto, di notte, quel cavaliere che avrà quel grandissimo onore. E quindi io ricordo perfettamente la paura, la gioia, ma anche la preoccupazione che venisse da me quel giorno il presidente del gremio. Chiedo scusa. E venne da me. Quel 13 di dicembre il signor Gianni Obino scelse me. Io con 8 sartiglie alle spalle, giovanissimi cavalieri la mia pariglia, ero presissimo da questo terrore. C'erano altri cavalieri più titolati di me a poter assolvere quel ruolo, di grande esperienza, però allo stesso tempo ambivo. E niente, da lì giorni e settimane di preparazione per questo evento straordinario. In quella Sartiglia del 2000 ho preso la stella anche con lo Stocco, una cavalla straordinaria alla quale devo moltissimo della mia esperienza. È una favola, è una magia che si è realizzata. Mi ricordo alcune fasi, per esempio, della vestizione, neanche tutta, perché quello è un momento particolare, quando in questa sala gremita di gente che accoglie l'arrivo del gremio con il cavaliere che sta per diventare Sugopoidori, sali su quel tavolo per questa trasformazione. Così come alcune fasi della giostra io non le ricordo con grande lucidità, per esempio l'incrocio delle spade. Io non ricordo perfettamente tutto, quindi c'è questa dimensione, forse la grande concentrazione di quello che stai facendo, anche perché io sentivo tutta la responsabilità del ruolo. Io non dico neofita, ma quasi. Il giorno dell'investitura ufficiale, Soveraio Maiore, il mio presidente del gremio, mi ha lasciato con l'augurio, con l'invocazione a San Giovanni, ma dicendomi anche fammi fare bella figura. Un monito che tuttora mi accompagna. Perché fammi fare bella figura? Poi anche nello studio dei documenti io questa cosa l'ho rivista. Perché? Perché magari forse inconsciamente questo signore che mi ha demandato l'incarico di gestire la sua Sartiglia, la Sartiglia del gremio, poi dopo il 2000, perché queste sono notizie che sono affierate recentemente, grazie a un'attività che abbiamo incentivato anche come fondazione, questo di ricercare negli archivi i documenti di Sartiglia, abbiamo scoperto che nel Settecento i mantenidores, i capicorsa, erano gli stessi presidenti dei gremi. Quindi è come se non poteva farlo lui e ha chiesto a me di farlo per lui. Quindi c'è questo aspetto della investitura e anche della trasformazione
che io non sono Maurizio Caso a cavallo con Polidori, io sono su con Polidori del gremio, nominato da quel presidente, in nome e per conto di quel presidente, che sto portando avanti una storia antichissima. Io l'ho vissuta anche così, questa nostra città, queste nostre strade, questi nostri monumenti che sono impregnati. Noi per chi lo facciamo? Non lo faccio solo per me, lo faccio per la città. E la città è titolare, è proprio è cosa sua. La persona che veniva scelta doveva essere un abile uomo, ma non solo per le sue capacità, ma anche per la sua moralità. Quindi doveva essere un personaggio straordinario, un personaggio che si distingueva in mezzo a tanti altri. Quindi questa persona viene ancora oggi, prima si presentava spoglio e veniva investito di regalità. La primissima sartiglia l'ho fatta nel 1963, avevo 16 anni. Il secondo anno sono stato invitato a fare Sugo Polidori di martedì, cioè del gremio dei falegnami. E devo dire che insomma, è stata un'esperienza bella, importante, però ero troppo piccolo per capire che cosa voleva dire veramente fare Sugo Polidori. Poi nel 1977, quindi quando avevo già 30 anni, 31 anni, sono stato invitato a fare il capocorsa nell'altro gremio, del gremio dei contadini. Quella è stata un'esperienza invece completamente diversa, perché essendo già con un carattere formato e con avendo già una certa età, non ero più un ragazzino, certi significati, certe importanze, certe responsabilità si sentono e quindi si vive la Sardegna in una maniera, si vive la carica di Campoidori in una maniera completamente diversa. Quando esci dalla vestizione, nel momento in cui esci dalla vestizione, ti trovi fuori, vestito da Campoidori, con tutti i cavalieri che ti fanno corona. È una cosa che, ecco, quelli sono momenti che uno si porta dentro. La Sartiglia penso che si arrivi un po' per tradizione, un po' per cultura, un po' perché da piccoli si sente spesso anche passare nelle vie della città il rumore degli zoccoli. A qualcuno questo resta impresso, ma è impresso in una maniera talmente pesante che diventa in qualche maniera parte del suo corpo. Quindi ho iniziato la mia prima Sartiglia nel 1990, attualmente ne ho fatto 27 e poi finalmente nel 2017 è arrivata la Sartiglia, che è un po' la laurea del cavaliere, e cioè fare su Campoidori. È una trasmissione che viene dettata dalla passione anche del cavallo, ma per me è diventato poi come quasi un atto di fede. Un atto di fede a cui devi essere fedele a quello che la tradizione ti ha lasciato e tu devi custodirlo talmente bene per riuscire a trapassarlo poi al presente e al futuro nella stessa maniera in cui ti è stato dato. Il momento più emozionante è sicuramente quando arriva il cavallo. La vestizione è fatta di tanti momenti singolari, molto belli, però il momento particolare in cui si crea un nucleo, un connubio, un binomio è il momento in cui tu vedi il cavallo arrivare, tu sei già lì vestito, sei su Campoidori, in questo caso devi incastrarti in quello che è l'animale che ti condurrà a fare quello che da secoli ci hanno tramandato i nostri nonni, comunque i nostri cavalieri vecchi, la città e così via. Questo è stato un momento molto, molto particolare e molto emozionante. Pour parler de ces personnages composites che su Campoidori, androgyne, homme-cheval aussi, il ne faut pas oublier justement que c'est un cavalier. Or, le cheval est dans plus d'une religion, notamment dans le domaine indo-européen, est le transporteur du soleil. Et il faut dire que la Sartiglia se prépare tout au long de l'année à des dates clés
qui sont les dates de l'année solaire. Ainsi, nous avons la Chandeleur, moment où ce comprenidor est investi par le président du Gremio, qui est aussi la fin de l'hiver, c'est la date des chandelles, des feux. Ensuite, la Sartille elle-même au carnaval, encore une fête de fin d'hiver et arrivée de printemps. Ensuite, il y a les fêtes qui sont liées au saint protecteur, saint patron des Gremi, notamment Saint-Jean, bien sûr, jour du solstice d'été, et aussi Saint-Joseph, qui est une des fêtes printanières pendant lesquelles on faisait des feux. Et c'est pareil pour la Saint-Jean. Or, je disais que tout au long de l'année, ces fêtes, ces dates rythment la vie de la communauté qui prépare la Sartiglia, et notamment à la Saint-Jean, par exemple, autrefois on faisait des courses de chevaux. Qu'est-ce qu'on peut dire alors de ce Componidori? C'est un personnage qui est complet, en quelque sorte. Il est à la fois homme et femme, comme on l'en voit par exemple dans une sorte de divinité de Bronzetto Sarde, où l'on retrouve aussi un petit idole qui est à la fois, qui a les attributs masculins et féminins. Et il est aussi homme et animal, bien sûr, centaure. Il est enfin homme et Dieu. C'est un personnage qui est complet et qui, en même temps, transporte avec lui, porte avec lui les royaumes, les différents royaumes de la nature, c'est-à-dire les royaumes animaux, les royaumes aussi de l'humain, mais aussi l'animal, et enfin le végétal, puisqu'il est entièrement fleuri. Pourquoi? Il y a d'une part les violettes, qui sont dans son sceptre ou aspersoir avec lequel il bénit la foule, autrement dit, il féconde aussi la nature. Il y a le camélia qu'il porte, et il y a aussi le harnais du cheval qui est à son tour décoré par des rosettes. Or, les rosettes, ce sont une sorte de cocardes en tissu très coloré qui ont des motifs de fleurs, en fait, qui représentent, c'est comme des fleurs. Et ces rosettes sont très symboliquement lancées à la foule à la fin de la journée par les cavaliers qui, dans leur dernier cortège où ils saluent le public, lancent les rosettes, là aussi un signe à la fois de prospérité, de bon augure pour l'année qui vient. Le fait que ce Componidori ne soit ni homme ni femme permet aussi d'ailleurs à des femmes de revêtir l'habit de ce Componidori, ce qui est peut-être plus rare, mais c'est quand même possible. Il primo Componidori donna è stato nel 1973, se non sbaglio, che era Nadina Cozzoli, che è stata proprio un personaggio storico della Sartiglia. La prima donna è stata mia sorella nel 1973. Lei era stata invitata da un presidente del gremio che è stato criticatissimo per questa scelta. La grande fortuna di mia sorella è che ha preso la stella, per cui una volta che ha preso la stella nessuno gli ha potuto dire più niente, tutti zitti, e quindi la scelta è stata azzeccata perché è andata bene, no? E quindi questa è stata una cosa molto molto importante ma anche fortunata. Il pubblico quando ci vede arrivare con i nostri costumi da donna, urla, ci chiama, mi piace tantissimo questa cosa perché comunque ci distinguiamo proprio come donne all'interno di questa massa di uomini e insomma sono contenti, anzi ci aspettano proprio vestite così e ogni anno per noi è un'emozione perché comunque da mesi prima decidiamo come vestirci o quale costume usare, di quale paese, perché si possono usare anche dei costumi diversi dal paese di Oristano e quindi oppure di Foggia Spagnola, insomma ci possiamo sbizzarrire in tutti i modi che comunque veniamo sempre molto apprezzate. La dynamique de la partie équestre de la fête est binaire. Nous avons d'une part la course à l'étoile, donc la course à l'anneau, où d'abord ce Componidori, puis chaque cavalier
essaye d'attraper l'anneau en forme d'étoile, en réalité, avec son épée. Mais nous avons aussi, l'après-midi, une autre fête équestre aussi, une autre partie équestre, qui est celle des parilles. La course à l'étoile n'est pas une compétition. Il semble important de le dire. Bien sûr, celui qui prend l'étoile, il est orgueilleux de l'avoir pris et il peut même avoir un prix. Mais le but n'est pas celui de être meilleur que l'autre. Le but est celui d'attraper le plus grand nombre d'étoiles, tout cavalier confondu. Autrement dit, la ville sera prospère grâce au nombre d'étoiles que tous les cavaliers attrapent. Si su Componidori attrape l'étoile, bien sûr, c'est de très bon augure. Et enfin, su Componidori a le droit d'essayer d'attraper l'étoile, non pas avec l'épée qui est plus fine, mais avec le stock. Le stock qui est en bois, qui est beaucoup plus gros et donc plus difficile d'attraper l'étoile. Alors si le Componidori attrape à la fois avec l'épée et avec le stock, c'est parfait. Il faut savoir que Componidori a seulement une occasion, comme tous les autres cavaliers, d'attraper l'étoile. La festa diventa festa con la F maiuscola, diciamo così, quando un cavaliere per esempio coglie la stella. Ecco, questa allora non è solo la tua festa, è la festa di una stella, la festa del tuo cavallo, ma è soprattutto la festa della città. Quindi prendere una stella significa comunque portare un beneficio alla città. Se tu riesci a infilzare la stella la domenica, vieni premiato con la stella d'argento. Se avrai la possibilità anche il martedì di ripetere la stessa cosa e infilzi la stella, prenderai la stella d'oro, che per adesso è il premio più importante, perché comunque su 2 corse hai fatto 2 centri, sei un bravissimo cavaliere. Il più bello in assoluto è quando ho infilzato la mia prima stella d'oro, che è stata un'emozione bellissima che non mi aspettavo e non sapevo che fosse un'emozione così bella. E poi lì si vede il feeling che c'è anche col cavallo, perché comunque siete là in 2 in mezzo a questa striscia di sabbia che non è facile, però è bellissimo. Bisognerebbe provarla per spiegarla meglio o per capirla. La course à l'étoile est terminée par la ramada. La ramada qui est cette course à travers l'artère où se passe la course à l'étoile, à travers donc la ville, qui est la partie aussi rituelle, la plus forte du rituel. Nous avons vu une étymologie possible de remada qui viendrait du verbe ensemencer. Mais il y a une autre étymologie possible, comme l'a remarqué Maurizio Casu, qui viendrait du verbe remare. Cansarde signifie aussi se jeter en arrière, se renverser, à l'instar de la posture de Su Componidori. Il suo Componidori, quando fa la remada, si affida completamente al cavallo, quindi deve avere una fiducia cieca, il cavallo deve poter, infatti adesso viene provata diverse volte. Il suo Componidori si butta indietro e fa il segno della croce, è una benedizione laica, non è una benedizione cristiana. E il suo Componidori si corica sul cavallo perché si affida completamente alla sorte. Ainsi, la ramada partage en 2 la journée entre la course à l'étoile et ensuite, dans l'après-midi, un peu plus tard dans l'après-midi, la course des parilles. La pariglia, qui signifie au départ attelage en 2, mais qu'aujourd'hui on court surtout à 3 chevaux, était ouverte à tous les citoyens, y compris venant des autres villes ou villages. Et c'est aussi la course du peuple, c'est là où interviennent tous ceux qui souhaitent montrer leur capacité aussi de chevaucher et de faire des figures très difficiles avec les chevaux toujours lancés. C'est un spectacle d'acrobatie extraordinaire qui se passe dans un autre lieu de la ville, la Via Mazzini, qui est justement un petit peu à l'extérieur aussi, en tout cas moins centrale que là où se passe la course à l'étoile, et qui voit
donc un grand nombre de cavaliers aujourd'hui descendent pour montrer leur figure. Les circuits partent d'une porte en arc qui s'appelle Subroccio et qui se prête à la sortie spectaculaire puisque du noir, justement de l'obscurité, le cavalier sort à la lumière aussi et déjà avec les chevaux lancés au galop. C'est donc un passage de l'ombre à la lumière qui nous rappelle celui dont nous avons parlé pour la vestition. La piramide, diciamo, è la pariglia più difficile, forse dopo quella non c'è. La piramide ci vuole tanto allenamento e cavalli comunque sia giusti. Sintonia sui cavalieri, cioè per chi la fa. E poi ci vuole anche comunque sia chi sale sopra le spalle, perché non è solo bravura ma anche equilibrio, tante situazioni. E poi un'emozione che è più adrenalina è in via Mazzini, quando esci da sotto Subroccio, dal buio al silenzio esci da via Mazzini che senti un boato, senti le urla, tanta gente lì, è un'emozione fortissima. Tocchi il massimo, quando i miei compagni, loro due, mettono gli agganci, si abbracciano fra di loro, per poi io salgo su sopra le loro spalle, si sente un boato, una cosa che è indescrivibile, perché che poi io sento e basta, ma non vedo, cioè, di solito riuscivo a vedere, magari quando facevo un 3 su 3 una pariglia un po' più normale, ma quando fai la piramide non vedi nessuno, sei concentrato a stare in equilibrio e basta. La transmission est l'un des points forts de la Sartiglia qui, répétons-le, n'est pas une reconstitution historique, mais qui existe depuis des siècles, on ne sait pas, probablement le Moyen-Âge, et voire peut-être la permanence de quelque chose de plus ancien. C'est une transmission orale qui est faite à l'intérieur de la communauté tout entière, aussi dans le cadre familial déjà, dès le départ. Les enfants sont initiés à la Sartiglia de plusieurs manières, ne serait-ce que déjà en allant voir la Sartiglia. Ce qui est particulier pour la Sartiglia, c'est que cette permanence aussi longue dans le temps comprend aussi une évolution. Et justement, la transmission n'est pas contraire à l'évolution. L'évolution fait partie de cette transmission. Aujourd'hui, tous les acteurs de la Sartiglia, que ce soit les gremi, les cavaliers, les personnes qui font les costumes, les rosettes, se documentent aussi sur la tradition pour savoir éventuellement comment faire, mais aussi peuvent innover. Et tout ça fait partie d'un tout qui est à la fois maintenu et adapté
à la situation. Les familles sont les foyers où la transmission se passe en premier lieu. Pensons par exemple aux musiciens de la Sartiglia. Comment souvent cela se passe de père en fils. Et c'est pareil pour la tradition, par exemple, de tout ce qui est lié au masque, au costume, à l'artisanat qui est derrière et qui est aussi souvent le fait d'un héritage familial. Ainsi, il y a des familles de sartiglianti où tout le monde a un rôle et joue un rôle. Noi veniamo da una famiglia di origine, tutti cavalieri, facevamo la Sartiglia, babbo, nonni, tutti quanti. Sto correndo dal 57, ho 76 anni, tanti anni l'ho fatta, capito? Ho mancato 2 anni, perché l'anno che è morta mia madre, basta, è militare. Qual è il momento più emozionante della sua carriera di corridore e di componitore? No, di compositore quando ti mettono la maschera è una cosa, non capisci più niente, nel senso è una cosa bella. E poi quando esci sotto il portico per le pariglie, là è una cosa emozionante che se hai paura non esci. E quando mettono la maschera, come ci si sente? È un altro uomo, un'altra persona. Comandi questi cavalieri che a volte erano 70, 80, adesso ultimamente sono 120, devi comandarli e dire fai questo, no. E prima com'era invece la vestizione? No, pochi intimi in casa. Familiare. Gente di fuori non ce n'era, non entravano. Beh, questa fotografia, non ce n'era, è una stanza così piccolina, la metà di questa. No, insomma, c'era poca gente dentro. Era la femmina del presidente, qualche familiare nostro c'era, basta, altra gente, gli altri tutti fuori. Io ho iniziato praticamente a fare bardature praticamente da che ero piccola, perché sono nata in famiglia di sartiglianti. Mio babbo ha sempre fatto sartiglia, i miei parenti, i miei nonni. È iniziato tutto per gioco, diciamo, perché vedendo mamma che faceva le bardature a babbo, un giorno di mia spontanea volontà mi sono messa, ho preso un cartoncino dove si cuce poi la rosetta effettiva per andare dritta col nastro, perché dovevo fare un cerchio, ho preso il compasso e quindi mi sono fatta un cerchio più piccolino in modo da seguire col nastro poi quel cerchio che avevo fatto più piccolo, e da lì poi è andata avanti la mia creazione di fare rosette. Da lì ho imparato, praticamente 35 anni che faccio rosette, da sempre, una vita, ma non solo rosette, faccio tutto ciò che riguarda il cavallo, quindi a parte le bardature, i sottosella, i pettorali, sono tutte cose insomma che stanno al di dentro di questa bellissima manifestazione. Les habits et les costumes font partie de la transmission, sont très importants. Et il y a à la fois le cheval qui est lui-même orné, il y a bien sûr les costumes de chaque participant, puisque nous avons un défilé en costume qui accompagne aussi bien l'ouverture que la fermeture de la Sartiglia. L'habit traditionnel peut être hérité, c'est dans la plupart des cas, peut être acheté aussi,
Il faut savoir que ce sont des habits qui demandent des heures et des heures de travail, et ce sont des habits féminins avec des tissus précieux pour ce qui est de l'habit de fête, notamment de la ville d'Oristano par exemple. Ce sont des habits qui ont un prix important et que tout le monde ne peut pas se permettre. C'est pourquoi il peut arriver qu'on prête l'habit, qu'on l'offre, et le prix de l'habit a une signification particulière, ainsi que le don de l'habit. Cela crée une sorte de lien de famille, un lien important. Pourquoi? Parce que l'habit, disons, de fête, traditionnel, n'est pas un habit comme les autres. C'est l'habit du rituel aussi. Donc ça a une connotation aussi importante, à la fois civile, mais aussi quelque part, ça renvoie aussi à un imaginaire du sacré. Chaque ville en Sardaigne a son habit traditionnel et il y a des villes même qui sont particulièrement connues pour l'artisanat des tissus. Par exemple, à côté d'Oristano, il y a la ville de Samugueo où la spécialité, une des spécialités, une des activités les plus importantes était justement l'artisanat du tissage. Et cela aussi, évidemment, transmis oralement à l'intérieur de la communauté et à l'intérieur de la famille notamment. Questo l'ho fatto tutto io. Questo. Zia, come viene fatto questo costume? La lana, come viene lavorata? Come l'hai lavorata la lana? Coltellaio. Col telaio. Sì, coltellaio. E invece E le trine, questo, quanti le anni hanno? Lo stesso, antichissimo. C'è sia il costume rosso che Sì, il sì, nero, sì. questo è più raro, questo è antichissimo. Quanti anni ha Infatti, questo, zia? Questo 100 anni. C'è la preparazione della pariglia, ma c'è anche la ricerca dell'abito da indossare, perché loro tutti gli anni cambiano e quindi devono andare tramite conoscenza, perché prestare un abito sardo è una cosa importante, non te lo prestano, quindi sai, e ogni anno è un lavoro, no? proprio, capito? E comunque sia entri, quando loro ti prestano il cavallo, succede, o l'abito, entri comunque in sintonia e non te lo dimentichi, giusto Andrea e Antonio? Rientrano a far parte di quel giro loro. L'habit traditionnel n'est pas un vêtement comme les autres, c'est l'habit du temps, non seulement de la cérémonie, mais des dates essentielles, comme les mariages par exemple, ou encore les enterrements. L'habit traditionnel est donc lié aussi à des moments de passage, à des moments de naissance et de mort, ou encore à des moments de fête collectifs. Dès là, l'importance de son ancienneté aussi. Un habit ancien a une valeur qui n'est pas seulement une valeur marchande, ou parce qu'il est rare, c'est aussi la valeur de toutes les expériences de ceux qui l'ont porté, de ceux et celles qui l'ont porté, de ceux et celles qui ont eu des initiations grâce à cet habit. La sartiglia, dans sa complexité et dans son moment festif, est accompagnée par au moins deux types de musique. Il y a la musique propre à la sartiglia, qui est la musique des tambourini et trombettieri, donc les tambours et les cuivres, et qui est elle aussi transmise oralement à l'intérieur, je vous disais, soit de congrégations de musiciens, soit
de la famille même. Et quand je dis transmis, j'entends aussi les airs qui sont transmis, la pratique, etc. Et il y a la musique des launetas, qui est l'un des instruments les plus anciens de Méditerranée, qui est présent encore aujourd'hui en Sardaigne et qu'on utilise encore lors de la Sartiglia, soit dans les messes qui sont liées aux dates clés de la Sartiglia, soit dans la vestition, par exemple, du gremio, notamment des agriculteurs. Il faut savoir qu'il y a plusieurs groupes musicaux, chaque gremio a son groupe, par exemple, et que chaque groupe a une vie communautaire. On voit bien que les collectifs priment sur l'individuel. La fête commence dans des endroits fermés, petits, comme le gremio, le siège du gremio, on se passe la vestizione par exemple, mais après déborde dans la rue. Noi non ci possiamo definire musicisti, noi ci definiamo musici, in quanto gran parte di noi non ha una profonda conoscenza della musica. I nostri sono suoni tramandati, tramandati da generazioni, dove le trombe e i tamburi accompagnavano da tempi remotissimi il corteo della Sartiglia. Questi elementi diciamo che passavano da famiglia in famiglia, era un circolo piuttosto stretto. Tutto questo oggi è un po' cresciuto, però insomma si arriva da quella base, una base molto intima, molto amichevole. Oggi si è allargata diciamo, la presenza dei tamburini e trombettieri all'interno della Sartiglia, sono diventate delle vere e proprie associazioni organizzate con dei costumi curati e con delle musiche un pochettino più curate. Sono 3 le associazioni presenti a Oristano. Il nostro compito è quello di animare, di scandire i momenti principali della manifestazione. Quindi a partire da quando si va a prendere il capocorsa a casa del presidente, poi ci sarà ovviamente il corteo che accompagna capocorsa, gremio, tutto il gruppo del Massaiedas alla vestizione. Quello lungo le strade cittadine viene accompagnato con il passo di strada. Il compito delle trombe è quello di, come dire, preannunciare l'arrivo del corteo. Al giorno d'oggi è impensabile vedere una corsa della Sartiglia senza un suono, una rullata di tamburo, uno squillo di tromba. E come non citare i tamburini e trombettieri? Una Sartiglia senza suoni non sarebbe la Sartiglia d'Oristano. Passi di tamburi e trombe che sembrano tutti uguali, ma invece sono diversi, hanno scandire diverso, ogni passo indica e connota un momento diverso della manifestazione. Quindi veramente la Sartiglia è un rito fatto dalla comunità. Se non c'è tutta la comunità e in queste figure che ho citato è rappresentata tutta la comunità, tutte le categorie della comunità, se non ci fossero tutte queste figure non ci sarebbe Sartiglia, sarebbe un'altra cosa, non sarebbe la Sartiglia di Oristano. Dans le gremio des agriculteurs, en plus de la musique des tambourini et trombettieri, il y a la musique des launedas, cet instrument sarde extraordinaire qui accompagne les moments, notamment les moments de la liturgie, encore aujourd'hui. C'est le seul instrument qui était permis à l'église et qui est présent lors
par exemple de la messe de la Chandeleur pour l'investiture de Suo Componitore. Allora, le launeddas sono lo strumento più antico, più arcaico che abbiamo in Sardegna. Il ritrovamento di questo bronzetto nuragico datato VIII secolo, IX secolo a.C., raffigurante appunto un suonatore di launeddas, ci dà conferma della sua antichità, della sua grande storia che da oltre 3000 anni ormai ci accompagna nella vita dei sardi. Le occasioni dove vengono suonate le launeddas sono diverse. Intanto per la parte religiosa la funzione più importante è l'accompagnamento al santo durante il corteo della processione. Quindi il suonatore sta davanti al santo, accompagna tutto il tragitto della processione, a volte può essere accompagnato anche dal canto, ed era l'unico strumento anticamente che era permesso ad entrare in chiesa, cioè molti strumenti in passato venivano vietati dalla chiesa. In Sardegna le launeddas avevano questa funzione di entrare in chiesa, quindi oltre alla processione poi c'era la parte legata alla messa, legata alla funzione religiosa, quindi ha un ruolo importante perché rappresenta intanto la Sardegna, lo strumento tipico in Sardegna, quindi lo strumento principe che ci rappresenta, e ha delle funzioni particolari all'interno della Sardegna, tra sfilate, festività durante tutto l'anno. Le launeddas sono uno strumento magico e poi c'è da dire anche che è un'orchestra in se stesso perché è polifonia e quindi possiamo dire che la polifonia nasce in Sardegna perché fino ad allora non c'era nessun altro strumento che potesse dare in tre strumenti suonati contemporaneamente un'armonia. E prima abbiamo visto nelle raffigurazioni greche con 2 flauti, ma mai con 3. Però questo col sistema del fiato continuo, che voi senz'altro avete visto, la tecnica, che non è cosa facile, lo strumento produce polifonia. E quindi il primo strumento che dà questi risultati. Con la tecnica del fiato continuo è sempre alimentato lo strumento e quindi non ti fermi. Quindi questa musica che ti entra nell'anima proprio. En conclusion, on voit bien que la sartiglia mérite d'être étudiée sous plusieurs aspects. À la fois en tant que fête transmise en continuité, ensuite en tant que lieu de conservation d'un savoir-faire, de pratique lié à une communauté, aussi pour son personnage de Suo Componitore, sur lequel il reste beaucoup à dire et à comprendre. Par exemple, son aspect androgyne, ou encore le sens de son masque. On peut se demander s'il y a un lien avec des mythes plus anciens du héros masqué. Et enfin, il y a l'aspect notamment, je vous disais, d'homme-dieu et chevalier en même temps. La gente quando passa con Componitore si fa il segno della croce. Sarà una stupidaggine, e lo faccio anche io, e quindi non è che sarà una stupidaggine, però è un segno di rispetto, è un segno di ecco, è quello che dicevo prima, sono le emozioni che suscita la Sardegna, è una fabbrica di emozioni la Sardegna. È chiaro, oggi le cose sono un momento diverso e quindi anche la manifestazione ha assunto un altro ruolo, ma quella è la parte esteriore che non riguarda il cuore, cioè ciò che
E il cuore è quello, è rimasto tale da quando io avevo 15-16 anni a oggi che ne ho 80, è rimasto quello, cioè all'interno del Grema, all'interno del Capocosa, all'interno dei Massaiedas, è sempre quello. Cioè... Abbiamo passato i millenni e nel nostro inconscio ci siamo ritrovati oggi a fare una cosa atavica, antichissima. Però l'emozione di chi ci partecipa, sempre inconsciamente, è quella che si provava allora. Di questo ne sono certo, perché è così. La transmission est probablement le mot-clé pour comprendre cette fête. En effet, quoi qu'il arrive, dans le temps civil, qu'il s'agisse d'une guerre ou d'une épidémie, les rituels, qui est ce moment identitaire d'un temps et d'un espace qui se situe dans l'histoire, mais aussi hors de l'histoire. Donc, ce rituel doit avoir lieu. Guerriero de valori, si proteggi con suo scuro de esa brucia, esa lancia. Eso, guerriero de valori, ai amico de Francia. Perché l'ho perso? Guerriere valori, si proteggi con suo scudo de esa brucia, esa lancia. Eso, guerriero de valori, ti faccio un saluto. Ai Samogo de Francia e di onori. Si proteggi con suo scudo. Onori, ai amico de Francia e ti faccio un saluto. Esa brucia, esa lancia, e ti faccio un saluto. E ti onori ai amico de Francia, ai amico de Francia. Esta bello maestro, di a puccia pao, ma tu sei solo bello.